termine un progetto che penso in pochi sarebbero stati capaci di portare a termine. Ma è una moneta così, quanto potrebbe valere? Varie migliaia di euro. Mi è appena arrivato un messaggio. Davide è stato portato via ieri sera. Verso la bestia. Tu non sai cosa c'è nell'SD? Non gli ho mai chiesto niente. Se quella cosa viene fuori, si riapre un filone di indagini. Lei per caso conosce Davide Pecorelli? Nel pomeriggio è venuta una signora a cercarlo. No, io non l'ho fatto per il tesoro. Che era biondo. Faccio vedere. È venuta? Sì. Ha tirato fuori 10.000 in contanti. Sapete quando dicono che un film è tratto da una storia vera? Quella che vi stiamo raccontando qui, invece, è una vita vera che sembra uscita da un grande romanzo. Come ti sei sentito appena sei morto? Era come chiudere la prima vita, non stavo bene. 500 kg d'oro Sono Milioni e milioni e milioni di euro. e avevano rinvenuto questa fotografia con me con dei sacchi dietro. Diciamo che ancora il bello delle monete deve venire. Sarà pazzesca il finale della storia. E se nell'ultima puntata mi sono guadagnato il vostro odio non facendovi vedere cosa c'era nell'SD che mi ha lasciato Davide, beh, sappiate che ora sono qui per farmi perdonare. I miei figli hanno pensato che fossi morto. Come se avessi rubato la Gioconda. Andiamo ad aprire sta SD prima che divento matto. Quella sera, dopo l'incontro con Davide, voliamo in hotel per scoprire immediatamente il contenuto della schedina. a 405, era giusta? Anche se la prima sorpresa arriva appena io e Giacomo entriamo in camera. No. C'è una vasca enorme ma il letto non è diviso. No, non è vero. Dormiamo qui insieme. Cioè, io dormo lì, tu dormi qui. Chiariti i posti in camera, rimane solo una cosa da fare. Siamo arrivati, siamo pronti a scoprire il contenuto di questo foglio, ma soprattutto di questa micro SD. Eccola qua. Allora, si chiama U-Disc. Ok, abbiamo delle foto e dei video. Ci sono 2 video qua dentro. Foto 0. Vediamo il video. Il primo video che vedrete è stato registrato la mattina stessa in cui Davide è evaso dai domiciliari. Il 28 aprile. Eccomi. Alle 8 di mattina. Mi trovo a Terni e è cominciata, diciamo, questa fase finale. Sto dirigendo verso Porto Santo Stefano per finire l'ultimo lavoro, poi andare nel bagnino. Lui in questo momento era latitante a Termini e dice che sta andando a finire la missione. E se in questo video ci fa sapere dove si trova, ed è anche facile intuirlo da quello che si vede e sente dagli autoparlanti, Proveniente da Roma Termini e di là intorno a Benedetto del Tronto. nel secondo non ci dà alcun elemento che possa ricondurci alla sua posizione. Nascosto da un lenzuolo in una stanza. Oggi, come vedete, sono vestito da prete. Andremo a portare via gli ultimi 10 kg e li scoglieremo come abbiamo fatto con gli altri 480. E ho qui con me 10.000 euro. Che Ha tirato fuori 10.000 in contanti. Ma io non ci posso credere. è l'ultima tranche dell'affitto, del garage. Proprio il garage che a detta sua aveva preso per nascondere il tesoro. PM ha sequestrato il garage e vuole sapere dove era il garage. Ma non è reato se io non ti dico dov'è il garage. Avete una chiave, trovate il garage. E lì si sono incazzati, infatti. Ho portato a termine un progetto che penso in pochi sarebbero stati capaci di portare a termine, con tante difficoltà. Qui c'è qualcosa che stona però, quasi come se non fosse felice di aver portato a termine la missione. I soldi non fanno la felicità, so che starò lontano dai miei figli tanto tempo. Ma è assurda questa cosa. Mi porterò indietro l'ultimo sacco vuoto, potrò disporre di tutto quello che vorrò. Davide, infatti, nonostante il presunto tesoro, davanti non ha un periodo facile. Nelle prossime ore verrò arrestato e Dio mi stia vicino e mi aiuti. Sapendo che l'arresto prima o poi sarebbe arrivato, si è posto il problema di come rendere il tesoro spendibile una volta che uscirà. Ha fuso tutto l'oro, tutte le monete. Sì, follia. Devi nasconderli però da qualche parte, 500 kg di oro, Non riesco a capire. Attenzione però, perché oltre alla scheda SD, Davide ci ha lasciato anche un foglio pieno di indicazioni molto specifiche che vorrebbe seguissimo. Lo Sfizio, ristorante da Leo, lungomare, navigatori 26, Porto Santo Stefano, hotel, receptionist bionda, camera 301, hotel
proprietario maschio, ho lasciato il sacco di aiuto in camera. Non è che c'è tipo qualche messaggio in codice? Anch'io penso. Forse no. Ma lui è capace, è imprevedibile, però, sai- può averci lasciato qualche messaggio. Gliel'avremmo voluto chiedere personalmente la mattina dopo, ma come vi ho già detto, questa è una storia impossibile. Potrei partire anche domani, possono arrivare 2 ore prima, mi dicono andiamo via a Fiumicino. E secondo voi, quando mai lo saranno andati a prendere per estradarlo? Buongiorno. Mi è appena arrivato un messaggio al cellulare di Davide dicendo che è Ionida e che Davide è stato portato via ieri sera. Assurdo. Siamo andati lì, ci abbiamo parlato e l'hanno portato in Albania. E non ho potuto chiedergli le cose sui video. Quindi dobbiamo fare l'indagine con i pochi indizi che abbiamo. Decidiamo quindi di ripartire dalla persona più vicina a Davide per provare a raccogliere altri elementi che ci aiutino a scoprire la verità. Adesso andiamo a parlare con Ionida che ci racconterà come ha vissuto tutta questa storia e cosa è successo questa notte. Ekstraduar nga italianë në Shqipëri businessmeni Davide Pecorelli. Ciao, Ciao ragazzi. come stai? Scusate che oggi è una giornata immagino. No, parlavo adesso col mio avvocato perché mi hanno mandato i video perché c'erano le televisioni in diretta, no? Pecorelli è stato condannato agli arresti carcerari, frode, distruzione di proprietà tramite incendio e attraversamento illegale del confine di Stato. Io guarda, li sto guardando adesso con voi, Ma questo è quando arriva proprio. Ma che ora sono venuti a prenderlo? Siete andati via voi un quarto d'ora? Noi si era ancora lì fuori a fumare. Pazzesco. E qui iniziamo a conoscere il carattere di Ionida, una donna forte che nonostante la finta morte di Davide, anni e anni di processi e ora l'estradizione, continua a non mollare. Con lei decidiamo di fare una passeggiata per capire meglio chi è e come la sua storia si sia intrecciata con quella di Davide. Come vi siete conosciuti? Ero sposata quando ho conosciuto Davide. Una sera andiamo su un locale con una mia amica, lui passa con 2 amici, lo guardo a lui e gli faccio: chi è questo? Ma come? Tu non conosci Davide Pecorelli? Vado in bagno, quando torno dal bagno me lo ritrovo sul tavolo. Classica mossa da Davide. Cioè, hai presente quel colpo di fulmine? Certo. Davide era un pazzo. E poi da lì abbiamo preso a frequentarci, dato che sono albanese un po' pazza. Fine anno 2017 mi sono separata, ci siamo messi insieme, io mi sono messa in affari con lui sui centri estetici. Poi le chiediamo di raccontarci del periodo più buio di Davide. Quando hai visto che le cose per lui stavano iniziando ad andare male, pensavi che lui avrebbe mai potuto pensare al suicidio? Forse all'inizio l'ho pensato anche adesso a questa evasione qui. Ma quando la vita di Davide si è interrotta di colpo ed è sparito, cosa è successo nella sua di vita? Poi io ho avuto tutto il mondo che mi è venuto addosso, quindi i fallimenti, tutti i tribunali, le banche, sono tutti venuti addosso a me, no? Sono stati gli addetti della cancelleria del Tribunale di Arezzo ad arrivare in una delle attività riferibili all'imprenditore Davide Pecorelli per chiuderla. Era pieno di giornalisti, televisioni. Ho passato i 9 mesi peggiori della mia vita, cioè mia figlia mi vedeva piangere tutte le sere. E voi direte, e anche giustamente, perché ci sta ancora insieme? Come hai fatto a perdonarlo? Allora no, io penso che non si perdona mai, in fondo non l'ho mai perdonato. Io ho semplicemente guardato il futuro, cioè tu sei disposto a costruire un futuro con questa famiglia, perché se devi fare avanti e indietro la porta è lì. E purtroppo il piano è saltato perché mi hanno preso i forestali che sono lì come custodi dell'isola. Che in qualche modo sapevo che era vivo. Perché dici questa cosa? Perché era troppo intelligente, non poteva essere lui morto dentro quella macchina con veramente 2 ossa. Oh ragazzi, io l'ho viste i reperti, io sono andata a guardare anche a quanti gradi diventa polvere un essere umano. Ma lo sai che ci vuole? E allora in quel periodo in cui pensavi fosse vivo non ti è venuto di provare a cercarlo o contattarlo in qualche modo? E lui poteva essere da qualsiasi parte del mondo, era lui che semmai doveva mettersi in contatto con me. Liam l'ho rivisto in incognito su una spiaggia a Valona. Ora, una cosa che non mi è chiara è se Ionida sia coinvolta nella missione di Davide o se invece sia completamente all'oscuro di tutto. Ma lui ti ha detto che avrebbe fatto l'evasione o no? Il carabiniere l'ha chiamato al telefono, lui aveva il telefono silenzioso e quindi lui, dato esito negativo al controllo, lui si è fatto prendere dal panico perché dice: mo ho preso un'evasione, adesso mi costituisco da solo. Io mi sono fatta prendere dal panico anch'io e quindi non ho avuto la forza di dirgli fermati, oppure ti accompagno io. Però lui doveva andare a Perugia, non è che mi doveva fare il giro del mare. Qualcosa non torna, quindi ci concentriamo un attimo sul tesoro per capire con chi ne sa se Davide sia davvero riuscito a trovarlo. Stiamo andando da Ganganelli, che è l'esperto di numismatica che ha certificato che è impossibile che Davide abbia trovato le monete e ha fatto quindi sì che Davide non sia stato indagato per il furto di queste monete, o almeno non sia stato dichiarato colpevole. Secondo me, adesso non voglio fare delle accuse, ma dato che Davide continua a dire che le monete le ha trovate e lui mi sembra un super esperto di monete, c'è
qualcosa che non quadra in questa storia e quindi adesso scopriremo facendogli delle belle domandine. Quando gli ho scritto su Messenger che ho preso un appuntamento con lui ad Arezzo sotto falso nome, lui incredibile, vediamoci. Dopo mi hanno arrestato, i carabinieri sono andati da lui. Andiamo a scoprire la verità. Anche perché a questo giro siamo noi ad avere una sorpresa per voi e per il numismatico. Un video che ancora non avete visto e che vi farà impazzire. Buongiorno. Buongiorno. Bello. Accomodate. È lo scenario che lo aspettavate. Non mi aspettavo così tanti libri. Per lavorare in mezzo alle monete ci vogliono i libri. Sono assolutamente ignorante in monete. Veniamo a noi. Mi chiamo Roberto Ganganelli e di professione faccio il numismatico ormai da 30 anni. Professione che ha al centro le monete, le banconote, le medaglie. Al momento sono direttore responsabile e editore di cronacanumismatica.com, quotidiano online per collezionisti, studiosi, appassionati di monete. Sono consulente della Repubblica di San Marino, per la quale dirigo il Museo del Francobollo e della Moneta. Collaboro con realtà diverse, fondazioni bancarie, musei. Cioè, stiamo parlando con il GOT delle monete. Le monete raccontano l'intera storia dell'uomo. Nel concreto cosa fa un numismatico? Fa ricerca in modo da collegare i fatti storici alle monete o alle medaglie o alle banconote. La moneta con cui sei entrato in contatto che vale di più al mondo? C'è stata una moneta non emessa di Vittorio Emanuele III, re d'Italia, datata 1910, una 20 lire aratrice. Sul mercato poteva arrivare a un valore ai tempi anche attorno ai 200.000 euro. 200.000 euro? Ecco, se non vi siete trovati casualmente una moneta da 200.000 euro in tasca, non disperate, perché con Trade Republic potrete far crescere i vostri soldi senza sbattimenti. Non è solo un'app per investire, è proprio una banca vera con IBAN italiano. Quindi, volendo, ci puoi anche ricevere sopra lo stipendio. E la figata è che su quei soldi lì, anche solo lasciati sul conto, Prendi il 2% di interessi. ogni anno versati ogni mese. Tipo, parcheggi i soldi e loro crescono da soli. Non sono un professore di economia, ma se avete dei soldi è proprio un peccato lasciarli lì a perdere valore per colpa dell'inflazione senza fare niente. E se il 2% non dovesse bastarti, Puoi sempre investire in ETF come faccio io. Gli ETF sono un'ottima opzione se non te ne intendi di finanza ma vuoi comunque investire. Se invece vuoi il brivido di sentirti un po' Stefano Conti, Io andrò a chiedergli anche i soldi. il Wolf of Wall Street di Panama, con Trade Republic puoi anche scegliere tu direttamente su che azioni investire. La cosa bella poi è che non ci sono commissioni mensili. Il conto si apre gratis e si gestisce tutto dall'app. E se, come me, iniziate a sudare quando sentite la parola 730, tranquilli, delle tasse se ne occupano loro. E voi non dovete fare niente, nessuna call con il commercialista e nessun foglio Excel. Per provarlo, il link è in descrizione. Ora andiamo al punto, che altrimenti finiamo dopodomani. Torniamo al tesoro. Il tesoro di Montecristo. Ci sono delle prove della sua esistenza? Le prove letterarie non contano. L'Italia è il paese più ricco in termini archeologici e lo sappiamo. Sul caso in oggetto non ci sono assolutamente prove che la persona abbia trovato qualcosa e tantomeno che abbia trovato una quantità simile di monete in oro. Lui dice di aver trovato 500 kg d'oro. Ma c'è mai stato qualcosa di almeno relativamente simile? Un tesoro che è stato confuso a volte col tesoro di Montecristo, il tesoro del Giglio, quindi che ha una origine toscana, e il tesoro di San Mamiliano. Erano poco meno di 500 monete in oro del tardo impero romano. Di queste ne sono state esposte poco meno di 100 nel 2013 a Sovana. Quindi potenzialmente anche il tesoro che Davide sostiene di aver trovato, per quanto improbabile, potrebbe effettivamente esistere. Quando ti ha raccontato la storia del tesoro, tu l'hai creduto subito? No, tant'è vero che io sono stata indagata dopo, no? Quindi mi avevano messo anche le cimici sulla macchina, il telefono sotto controllo, e il pubblico ministero era incazzato con me del perché io non ho mai parlato con lui di questa faccenda. Mi credi? Su Liam? Io non ne ho mai parlato, non gli ho mai chiesto niente. Mai. Quando finirà sta storia? Se ci sarà, magari. se non ci va bene uguale. Quanto potrebbe potenzialmente valere? Il valore non è definibile. 300 kg d'oro al prezzo di oggi abbiamo milioni e milioni e milioni di euro. Questo è il solo peso d'oro. Il valore storico sarebbe infinito, perché sarebbe come scoprire i bronzi di Riace della numismatica. Davvero? Esatto, perché potrebbe quel tesoro rivelarci probabilmente informazioni storiche che nessuno ha mai potuto immaginare. E di questo, vero o falso che sia, Davide sembra esserne cosciente. Come se avessi rubato la Gioconda. Tu non sai cosa c'è nell'SD? No,
E non lo voglio manco sapere. Perché? Non già sei quando curiosa? lui mi preparava quel foglio, io mi sono incazzata di brutto perché ho letto quello che c'era scritto, perché lui mi ha detto guarda, deve venire Ale, gli devi dare sta cosa, no? E ho letto quelle 2 righe. Adesso io devo occuparmi di tutte ste cattate che fai tu. E io l'ho tirato il foglio sul muso, ma io non so cosa c'è dentro. E non lo voglio sapere. Perché? Perché la mia testa non ce la fa più, non ce la faccio più. Per stemperare un po' la tensione, spezzo una lancia a favore del Davidone. Secondo me è un buono. Davide è troppo buono. Ragazzi, l'ho preso a schiaffi. Faceva male ancora il collo. È andato via stamattina che girava il collo così, che ancora gli faceva male. L'unico difetto che ha Davide, è un grosso difetto, che non si cura delle conseguenze. Gli ultimi 10 kg e li squaglieremo come abbiamo fatto con gli altri 480. Ma lui dice che sta fondendo l'oro. Se te le tieni e se tanto più le rivendi diventa ricettazione, è un reato penale e si rischiano anni di prigione. La foto di lui con il tesoro, l'hai vista? Mi sembra un falso clamoroso, credo che lui non avesse nulla. E se Davide non è nemmeno stato indagato per aver trovato il tesoro, è proprio grazie alla testimonianza del numismatico. È stato quello che ha fatto sì che poi lui effettivamente non sia stato, credo, condannato del reato. Non ho nessuna prova documentaria, fisica, neanche delle foto. Solo parole. E se vi dicessi che tra poco pure il nostro esperto scoprirà che forse quelli di Davide non erano solo parole? E per chiudere ho un video da farti vedere che mi ha inviato Davide. E buongiorno a tutti. Come saprete, lunedì ho fatto un'evasione e appunto sotto c'è il verbale dell'evasione. Sono stato 2 giorni a Porto Santo Stefano. Dovevo terminare quel lavoro iniziato 3 anni e mezzo fa. Ho preso un piccolo ricordo di tutta questa storia e la conchiglia la porterò come portafortuna in Albania con me. Sicuramente sarà un ricordo fantastico e penso che lo Stato italiano in qualche modo prima o poi mi dovrà chiedere scusa di tutto questo. Mi toglieranno i prossimi anni di vita. Speriamo che Dio mi assista. Un abbraccio a tutti. Fammi fare un'immagine. Claudio Nerone, fammelo rivedere. Un abbraccio a tutti. Possono essere vere, sembrano degli auguri romani. Potrebbero essere autentiche, potrebbe avere solo queste, potrebbe averne effettivamente altre 10, 100, 1000, non so. Sempre con vincolo eventualmente di non divulgazione, tu me lo potresti girare per farmi dare un'occhiata? Ti firmo anche qualcosa se vuoi. Sarò totalmente trasparente. Dopo aver visto un numismatico così spiazzato, io stesso non so cosa pensare. Questo è Claudio col collo lungo, si vede. quindi è roba di primo secolo, tra la nascita di Cristo e l'anno... Sì, Come fanno ad essere tenuti Euro. così? Loro, se è buono, può stare sottoterra, può stare in mezzo agli acidi. Gli auguri romani erano quasi puri. Ma è una moneta così quanto potrebbe valere? Varie migliaia di euro. Una? Una. Lui si diceva che valevano 7.000 circa. Ma possono valere 7.000, 5.000, anche 10.000, 12.000. A me fa impazzire sta storia. Sì, ma è possibile, è possibile. Quanto deve essere grande l'amore che tu hai per lui per essere lo stesso al suo fianco e per esserti disinteressata a quella che è letteralmente un tesoro che lui potrebbe aver trovato. Ed è vero questo e ti do ragione. È solo che ragazzi, io dopo quello che ho vissuto, l'ultima cosa al mondo è il denaro. Assolutamente. Dico, una volta che hai passato, hai resistito, hai sofferto, hai subito tutta questa Ma io cosa, l'ho sofferto almeno prenditi il tesoro, cazzo, No, vaffanculo. io non l'ho fatto per il tesoro. L'ho fatto perché credo nelle persone, io credo nell'amore, io credo nella sincerità, io credo nella devozione delle persone. E ci crederò fino all'ultimo. Poi prenderò l'inculata, va bene. Allora a quel punto mi girerò dall'altra parte e continuerò la mia vita. Ammesso che Ionida davvero non sappia niente del tesoro, non si è fatta qualche domanda sul cappotto pieno d'oro che sta producendo insieme a Davide? L'oro dei bottoni della giacca, da dove arriva? Devi chiedere a lui. Io so che ho fatto il cappotto, ho preso il tessuto, tagliato, cucito. Lo stesso discorso, io non ne voglio sapere. Ma pensi che qualcuno possa effettivamente comprare un cappotto che costa 30.000 euro? Il mercato del lusso è in forte crescita, è quello medio che non c'è. Poi magari non venderà manco uno, ma non è questo il problema. La mia idea lì è stata, lui fa un cappotto dove mette all'interno 40.000 euro di valore di oro, lo vende a 30 e si ripulisce di oro, perché lui ha troppo oro. Se c'hai una cosa che vale 100 milioni, lo smobilizzi a una cifra inferiore. Devi perdere qualcosa. Ma nessuno comprerà mai il cappotto per 30.000 euro, lo può comprare qualcuno per pulire dei soldi. Appunto, ci sono ricettatori che hanno trovato monete di grandissimo valore e le hanno squagliate proprio perché scottavano troppo. È come se avesse trovato il cadavere di Hitler e lo brucia. Se quella cosa viene fuori, si riapre un filone di indagine sicuramente.
Ma è davvero possibile che Davide abbia già squagliato tutto e che quindi non si possa tornare più indietro? Ma soprattutto perché, se facendolo, rischia di far riaprire le indagini? Per fondere l'oro, com'è che fa? Cioè, come fa a fonderlo? Vedete che ogni tanto arrestano qualcuno che c'ha i compro-oro perché lavorano in modo illegale. Oppure gioiellieri compiacenti che hanno il frogiolino piccolo a gas dietro il loro laboratorio che ci aggiustano gli anelli, le catenine. Poi per volta ce le butti giù. Un lingotto da 1 chilo sta nel volume di un pacchetto di sigarette. Sta di fatto che dopo si amplia la rete criminale. Con sempre più dubbi e meno risposte, lasciamo anche il numismatico, con la promessa però di risentirci. Ragazzi, buon lavoro. È stato un piacere. Grazie mille ancora di tutto. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ora è il momento di tornare sul campo per compiere 2 missioni. La prima è andare sull'isola di Montecristo. La seconda è indagare sugli indizi che ci aveva lasciato Davide. Così, all'alba del mattino dopo, io e Giacomo ci incamminiamo verso il nostro tour guidato dell'isola di Montecristo. L'unico modo legale per visitare i luoghi in cui Davide sostiene di aver trovato il tesoro. Scarpe dei campioni e si va a fare l'espulsione. Ed eccoci qua. Sono le 8 in punto adesso e fa caldo. Ho paura. Ci consigliavano pantaloni lunghi per la presenza di vipere. I ragazzi, concedetemi un po' di paura. E concedeteci di lamentarci per il meteo come 2 pensionati ogni tanto. Per una volta che non siamo in un posto pericoloso. Prima cosa l'acqua in plastica, così noi zero attrezzatura, zero diventerà piscio. Che vabbè, non è la prima volta che beviamo, quindi Ci sta. Seconda cosa, non dobbiamo fare il cambio ogni tanto. Il Cico prova la giocata. Terza roba, non so come torneremo. Cioè, il sole già picchia ora, ma dai, ma che follia. eccoci qua. Partenze, ci siamo. I ragazzi che fanno una bella vita. Isola d'Elba, roba di lusso. E poi noi. I ragazzi. Con gli altri ragazzi. Montecristo? Sì, esatto. Che si va. Navighiamo per oltre 2 ore e mezza su un traghetto. E l'isola è lontanissima e Davide si è fatto tutto questo viaggio da solo con un gommone. E dopo un bel pisolino, Buongiorno cavaliere. Questa è l'isola di Montecristo. E adesso ci andremo sopra. Pensate che non si può legalmente avvicinarsi nemmeno a 500 metri di distanza. ci abbiamo messo mesi per ottenere i permessi per andarci. E ogni anno circa 1000 persone ce la fanno. È veramente imponente. Di là non c'è niente, di là non c'è niente. Attraccando notiamo subito i carabinieri appostati. Sarebbe da chiedere a loro se lo conoscono. Adesso glielo chiediamo. Posso fare una domanda simpatica poi mentre aspetta? Lei per caso conosce Davide Pecorelli? Di dov'è? È uno che ha provato a venire qui per recuperare il tesoro, l'hanno arrestato. Com'è possibile che non lo conoscano? Puoi chiedere se per caso conosce Davide Pecorelli? No. Ti rimane Troppo poco credibile che i carabinieri che pattugliano queste cose non conoscano Davide. Cioè sarà cosa di cui tutti avranno parlato sull'isola, soprattutto quelli che sono sempre qua. È come andare a Panama e chiedere chi è Stefano Conti. È come andare ad Akron, Ohio e chiedere chi è LeBron James. È come andare in chiesa e chiedere chi è Dio. Benvenuti sull'isola di Montecristo. È una riserva naturale, non è che si possa fare tanto. Camminare sì, il resto no, il bagno lo so, no, la battigia no. Potete fare due cose bellissime: vedere, annusare e ascoltare. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ora andiamo alla ricerca del monastero. Con lui che va come un treno. C'è un profumo incredibile ed è bellissimo. Poi Davide nella notte con tutte queste cose sconnesse. Più ci penso più impazzisco. Adesso noi siamo rimasti come gli ultimi del gruppo, no? Se io nella follia volessi nascondermi, scappare e andare a cercare dei tesori, qui, chi mi vede mai? Che aggiunge dei punti a Davide, se non è che c'è un controllo così potente. Ma sul più bello, e aggiungerei finalmente, la nostra guida ci racconta quella che potrebbe essere la genesi del tesoro. Il movimento nasce con questo Mamiliano, vescovo a Palermo. Mamiliano scappa perché lì la Sicilia in quel periodo era invasa dai vandali di Genserico, portatori dell'eresia di Ario, e secondo il mito sbarca su quest'isola. Da quel momento l'isola di Montecristo diventa una meta di pellegrinaggio per i cristiani dell'epoca, che iniziano a recarsi lì portando sempre in dono qualcosa. Questa abbazia che stiamo per visitare è stata, se non la più ricca, una delle abbazie più ricche del cristianesimo. Ma la ricchezza che si accumula non finisce con l'abbazia. Poi lentamente si formerà anche un vero e proprio patrimonio, quello più tangibile, fatto di beni, oggetti. Ecco quindi che si forma pian piano anche il famoso tesoro di Montecristo. Ma allora vedi che forse un tesorino proprio impossibile non è. Ma voi qui sapete della storia di quel ragazzo che è venuto
quello comune, che era scappato, era sparito dall'Italia perché era pieno di debiti. Come a toccare terra vanno subito i carabinieri. Lui però dice che è stato 2 volte, che la prima volta non l'hanno beccato. E sì, anche di notte, se sei venuto acceso lo vedi, ti vedono perché c'è venuto traverso. Ah, da un certo punto di vista spero sia vero. Che lui sia riuscito a venire una volta, nessuno l'ha beccato, ha preso 2/3 del tesoro. E poi per un terzo si è fatto beccare. Per 2 volte di seguito a cercarlo, perché era un pirata. Dragut non è un personaggio di fantasia, ma un vero e proprio pirata che nel 1553 venne sull'isola di Montecristo per provare a saccheggiare proprio il monastero verso il quale stiamo andando. Ci siamo quasi. Oggetto il desiderio. Roba. Ma questo? Pazzesco. Probabilmente di qualcuno dice che prima dell'ultima incursione dei pirati sono riusciti a mettere qualcosa in salvo. Infatti questo è un posto in cui io nasconderei un tesoro se ce l'avessi, capito? Cioè non c'erano le casseforti, c'erano le isolotte. Chissà là sotto cosa ci sarà. Guarda caso, lì dove ci sarebbe dovuto essere il tesoro. E c'è una pala. Al mistero si infittisce. Lo so, però la pala non la lascerei vicino al tesoro. È proprio dove nessuno sospetterebbe. Niente, torniamo alla barca con poche risposte, anche se, nonostante non lo sappiamo, qualcosa sta per cambiare. Salutiamo l'isola, più ricchi di spirito, ma non più ricchi economicamente. Direi molto meno ricchi. Tornati a Porto Santo Stefano ci mettiamo a seguire gli indizi che Davide ci aveva lasciato prima del suo arresto. 3 posti in cui dovremo recarci alla ricerca di qualche indizio. Visivamente particolare. Ma che bello! Hai capito il Pecorelli? Difficile immaginarsi di essere Davide qui in missione con tutti che lo credono morto, che deve recuperare un luogo per nascondere un tesoro. Che eroe. Potrebbe essere un garage di questi, capito? In cui lui ha nascosto il tesoro, ammesso che ce l'abbia. Il primo posto a cui fa riferimento Davide sul foglietto che ci ha lasciato è un piccolo hotel dove ci chiede di cercare una persona in particolare. Hotel. Ci siamo. Alla ricerca di una receptionist bionda. Ciao, buonasera. Ho una richiesta molto strana da fare. Non so se conosci o hai presente la storia di Davide Pecorelli. No. Mi ha detto che lunedì 28 è stato all'hotel. Ha parlato con una receptionist bionda e che è stato nella camera 301. Lui è questo. Ci sono altre receptionist bionde? C'è la mia sorella, magari un castano più chiaro, diciamo. Proviamo a cercare di verificare se davvero sia stato lì, ma non ce lo consentono. Ma per caso c'è un server che può vedere i nomi delle persone che sono state... Posso fare questo per privacy? Possiamo per curiosità vedere la camera 301? Grazie. Questa è la camera 301 che hanno appena chiuso qua davanti a Presso Marivati. Se loro solo sapessero cosa è stato vissuto qua dentro. Poi però arriva uno strano signore che sembra non gradire la nostra presenza lì e non riusciamo a capire perché. Non c'era dimostrabile sta cosa da poter far vedere. Sì. Il foglio? Certo. Il 28 aprile. Noi vorremmo dedicarvi altro tempo, ma poi le nostre cose si arretrano. Io dopo che vi racconto stavo a trovare il tesoro anche noi con i ragazzi. In bocca al lupo la vostra ricerca, dobbiamo lasciarci fare le nostre cose. Certo, ma non mi pare che ti stessi chiedendo assolutamente niente, stavo parlando. Lei, adesso andiamo via, è finito. Adesso. No, vabbè, niente. Grazie mille. Ciao, buon lavoro. Un po' molto strano. A parte che adesso appena siamo usciti lei ha iniziato subito a chiamare qualcuno. Però non capisco, cioè Davide è una persona che non puoi non ricordarti proprio. Allo stesso tempo che cosa avrebbe potuto mai lasciare qui? Boh. Guarda, vuole fare la foto alla targa. Meno male che dovevi fare le tue cose. Una è questa delle... Sto facendo la foto alla targa. Sì. Niente. Nonostante ci fosse effettivamente una receptionist bionda, la prima tappa si rivela un buco nell'acqua. La nostra seconda tappa è un ristorante chiamato Lo Sfizio. Al di là della storia di Davide comunque va messo dal posto. Ci andiamo senza sapere che cosa chiedere, perché anche qui abbiamo solo il nome del posto, ma da un buco nell'acqua passiamo a un fuocherello. C'è un ragazzo, si chiama Davide Pecorelli, non so se le dice qualcosa il nome. Sì. Che... Ora, onestamente la faccia non mi è nuova, ma non è quello che ritrovammo la stanza che aveva prenotato l'albergo ma non aveva con sé i documenti dietro. Lui. Ora mi ricordo, venne a pranzo e a cena, pagato regolarmente e poi non l'ho più visto. E qui il ristoratore ci dà una conferma che Davide sia andato effettivamente a Porto Santo Stefano durante la sua fuga dai domiciliari. E perché farlo se non hai
una missione da compiere? Perché rischiare dei domiciliari? Non riesco a spiegarmelo, solo per raccontarlo a noi? Aveva, sai come quando tu metti il telefono per non farlo bagnare nell'acqua? Sì, sì, è lui. Aveva i soldi di dentro. Quello che avevamo visto la sera del suo arresto. Ve lo ricordate? È il mio portafortuna, il mio portaoggetti che ho usato i 9 mesi che ero morto. E l'ho servito io ed era questo tavolo qui. Però a me sembrava una persona seria. Gli avrebbero portato documenti, così disse, sì, perché doveva andare da un'altra parte. Lui dopo è andato a costituirsi, perché lui in quel momento era latitante. Ma se l'obiettivo di Davide era non lasciare tracce, perché lasciare a noi quegli indizi? E perché secondo lei potrebbe avermi segnalato questo ristorante? Non lo so. Come vi posso aiutare? No, niente, io non sapevo veramente neanche cosa domandarle, perché lui mi ha scritto solo questo post. Sembrava si faceva una cita di benessere da solo. Questo è quello che ho pensato, ti dico la verità. Ragazzi, buona fortuna per tutto. È stato veramente il numero uno, la ringrazio. A voi. Dopo questo secondo incontro sono ancora più confuso. Ci sono una marea di ragionamenti che bisogna fare e uno è, hanno confermato che Davide è venuto qui a fare qualcosa. Perché non ha senso che sia venuto qui se non ha fatto niente. E perché aveva quei 10.000 euro in contanti? Non lo so, giuro, non lo so, è assurdo. A questo punto ci rimane solo un posto da andare a controllare e col seno di poi vi confesso che sono molto felice di averlo tenuto per ultimo. Eccoci qua, hotel. Mi dispiace che le persone mi prendono per matto ogni volta che dico la storia, però la situazione è strana. Ma c'è nessuno? Salve, posso chiederle un'informazione? C'è questa persona qua che si chiama Davide Pecorelli, che non so se lei ha in mente, presente. No, io non posso dire, a parte non riguarda la privacy, non si può dire nulla. Quindi non vi posso aiutare in nessun modo. Al di là dell'hotel, non so se conosce la sua storia. No. Partiamo in salita. La signora non solo sostiene di non saperne nulla, ma sembra pure abbastanza infastidita dalla nostra presenza. E ho la sensazione che ci sia un motivo. Questo qua è lui. Lui praticamente mi ha lasciato questo foglio qui. Hotel Da noi. proprietario maschio, camera 201 3. 101. No, non ce l'abbiamo la camera 101. E questo cambia tutto. È maschio proprietario? Certo, mio marito è. Qua c'è scritto: ho lasciato il sacco di juta in camera. Io non so come aiutarti. Se fosse stato qui, è andato via, non è. No, so che è andato via. Nulla di. Però magari è successo qualcosa, ha avuto un'interazione con suo marito particolare che suo marito si Devi ricorda. venire, devi parlare con lui, non con me. Se lui deve venire qua adesso no. Noi lo aspettiamo. Non è la giornata adatta, anche perché prima di tutto è un sabato, se lui viene ora ha da fare. Io non vi posso dire altro, mi dispiace. Certo, rispetto a questo. Però magari Un attimo lo devo chiamare per lavoro, cosa mi devo concedere? Questa cosa che non ci vuole mi fa alzare le antenne. Ci piazziamo così nella lobby e aspettiamo il marito. È inutile che state qua ora, ma lui non sa niente e ha da fare. E invece inutile non è, cara mia signora. Avete pazienza. Siamo qui per questo. Siete qui per questo, per fare questa cosa. Sì. Perché alla fine il marito arriva. Salve, non voglio disturbarla, visto che sta lavorando, aspetto che lei abbia finito, per me non è un problema. C'è una persona chiamata Davide Pecorelli che adesso è stata estradata in Albania, quindi in carcere in Albania. Io già stato ospite nostro, già stato qua da noi tempo fa. Ci lasciò un sacco vuoto, questo sì. Il sacco di juta in cui Davide sostiene di aver trasportato originariamente le monete. Lo stesso della famosa foto. Piccola parentesi, noi ci abbiamo provato a ricreare questi sacchi di juta proprio per filmare in questo momento e vi assicuro che è un macello dargli il volume, cioè servono una marea di monete. Lui è venuto qua, è stato dalla mattina alle 9 al pomeriggio se ne è andato. Ad aprile questo. Sì. Come fai a ricordarsi lei che ad aprile è stato qui? Perché è una persona che ti ricorda, non è che abbiamo 2000 ospiti al giorno, cioè voglio dire, è perché è stata una storia strana. E doveva stare il giorno prima ma non aveva il documento, quindi non potevo ospitarlo senza il documento. Ha detto torno domani, è tornato la mattina, si è riposato qualche ora e se n'è andato. E il fatto che tutto questo sia avvenuto durante la sua evasione dagli arresti domiciliari diventa evidente quando il signore aggiunge dei particolari. Io gli avevo detto devo chiedere l'autorizzazione alla questura per lui lì era già ospitare un ospite senza documento. Lui mi ha detto, appena ha sentito questura ha detto no, torno domani. E allora lì mi sono accese delle lampadine. Certo, sì, lui lì era già ai domiciliari. Ma la mattina poi è tornato con il documento. Ma ora fate bene attenzione, perché ci stanno per dire una cosa che metterà in dubbio la versione dei fatti di una persona fino ad ora
insospettabile. Nel pomeriggio è venuta una signora a cercarlo e dopo un'ora è andato via. Che era bionda? Qui? Se le faccio Qui vedere è la bionda. venuta? Sì, Qui? sì. Se lo mostra la signora. Lei non me la ricordo. Si sono parlati e poi dopo un po' ha detto vado via. Una signora bionda che va a trovare Davide in albergo durante la sua fuga dai domiciliari. E chi potrà mai essere? Tu non sai cosa c'è nell'SD? No, e non lo voglio manco sapere. La mattina è venuto con il documento, si è riposato. È venuta la signora, hanno parlato e dopo un po'. Ma è possibile che Ionida ci abbia mentito così spudoratamente? Mi credi? Io non ne ho mai parlato, non gli ho mai chiesto niente. Mai. Io vi devo salutare. No, certo, Grazie. Bocca al lupo. Grazie ancora. Grazie ragazzi. Salve, salve. Sempre. Grazie, salve. E questo mi fa rivalutare completamente anche quello che ci hanno detto nell'altro hotel. Era tipa bionda? È Ionida. Però se è Ionida, lei ci ha mentito, perché ha detto che non voleva saperne niente. Però perché si ricorda bene lui e non si ricorda la tipa bionda? E secondo voi potevamo non cercare risposta a questa domanda? È venuta una donna bionda a parlare con te. Ma è Ionida, giusto? Perché se no non capiamo. Così abbiamo messo in piedi un piccolo tranello. Ionida? Buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Eugenio. Abbiamo mandato un falso miliardario da Ionida facendole credere di voler acquistare il tesoro. Mi dica. Allora, 351. Sì. Per scoprire se a Montecristo ci sia solo un conte o anche una contessa. E c'è un tesoro che potresti avere anche tu, la maglietta esclusiva del drop sul nostro Davide Pecorelli. Disponibili ora al link in descrizione o su www.aredelagiusta.it. Nel prossimo episodio. All'isola lui si è fatto prendere, si è voluto far prendere. Ti ammetto che ho pianto diverse volte qui nel carcere.